Ci risiamo, tornano le belle giornate e con loro la nostra voglia di volare con il drone a pelo d'acqua. E quindi qual è il problema? Beh, eccolo qui. Ah, ragazzi, ogni anno è sempre la stessa storia. E dato che io ho, diciamo, la fortuna di poter volare sul mare, che è di là ma non si vede, tra l'altro se non sto più registrando video nello studio è perché è una settimana che faccio il babysitter di mia nipote, quindi non posso muovermi da qui, comunque sia, credo di aver accumulato un po' di esperienza in tal senso che mi permetterà in questo video di darvi un paio di utili consigli per volare in sicurezza sul mare, sul lago o comunque su qualsiasi specchio d'acqua. Primo consiglio, l'altezza. Se volate con il vostro drone a pelo d'acqua è molto importante mantenere un'altezza minima, specialmente se il vostro drone è abbastanza avanzato con una V+, quindi telecamere e sensori nella parte inferiore come i droni della DJI che avete visto nei video di poco fa. Perché questo? Beh, perché i droni con i sensori posti nella parte inferiore hanno dei problemi nel leggere l'altezza rispetto all'acqua. L'acqua si comporta come uno specchio, quindi riflette il segnale che può essere l'immagine della telecamera V+, il sonar o quello che è, in modo diciamo non omogeneo, che potrebbe portare dei problemi nella lettura dell'altezza a cui si trova il drone e anche all'erronea lettura di ostacoli posti nella parte inferiore. In cosa si traduce questo? In una perdita di quota immediata e repentina del vostro drone. Quindi capite bene che se voi volate a 10 metri di altezza avete il tempo di correggere questa perdita di quota, se invece volate a pelo d'acqua a 1 metro, 2, 3 metri è un attimo, ragazzi, che vi ritrovate il vostro drone inabissato nei fondali marini. Proprio per questo motivo DJI stessa consiglia di volare ad almeno 5-6 metri di altezza rispetto al livello dell'acqua. Io vi consiglio invece di volare ad almeno 10 metri per evitare qualsiasi tipo di problema. Secondo consiglio, sempre l'altezza, ma questa volta riferito ai gabbiani. Ok, ragazzi, sapete bene che i gabbiani sono i nemici naturali dei nostri droni. Quando vedono un drone, specialmente in questo periodo, non so perché, forse l'accoppiamento, quello che è, insomma, beh, lo attaccano quasi sempre. Lo vedono un po' come un nemico che entra nel loro territorio, quindi zac! Ci abbattono il drone. Come risolvere questo problema? Con l'altezza. Infatti io volo quasi sempre sulla costa, ho quasi sempre a che fare con i gabbiani pugliesi e almeno quelli della mia zona non si spingono mai ad altezze superiori ai 30-40 metri. Cosa significa questo? Significa che volando ad almeno 50 o 60 metri, meglio 70-80, si riescono ad evitare, o almeno nel mio caso i gabbiani non si sono mai avventurati fino a quelle altezze per affrontare il mio drone. Quindi se udite l'inconfondibile verso di un gabbiano in lontananza, beh, non sparate il drone in orizzontale il più lontano possibile, ma fatelo alzare di qualche metro e vedrete che nel 99% dei casi il gabbiano lascerà perdere il vostro drone. Ma se questo non dovesse succedere perché il pennuto è particolarmente aggressivo, beh, cercate di tornare al punto di decollo, fate atterrare il drone il prima possibile. E state attenti anche quando atterrate perché il simpatico volatile per vendetta potrebbe scagazzarvi sul radiocomando. Il mio terzo e ultimo consiglio è l'autonomia. Quando decidete di volare con il vostro drone sul mare, beh, state molto attenti alla gestione della batteria, specialmente se utilizzate un drone molto leggero come il DJI Mavic Mini, che non sopporta molto bene le raffiche di vento e che comportano un calo repentino dell'autonomia di volo della batteria. Io vi dico questo, amici, perché quando volate sul mare, beh, le condizioni del vento variano molto rapidamente. Mi è successo diverse volte che durante i primi minuti di volo il vento fosse totalmente assente, per poi comparire anche molto insistente, come in questo caso, dopo qualche minuto. E capite bene che se lanciate il vostro drone a distanze siderali sul mare, magari inizialmente senza vento, se al rientro, al ritorno a casa si solleva uno spiffero di vento, come è successo in uno dei video che vi ho mostrato all'inizio di questo video, beh, potrebbe succedere l'inevitabile, ovvero il drone che non ha abbastanza carica necessaria per rientrare al punto di partenza e quindi si inabissa a terra nell'acqua. Bene amici, questi sono i miei 3 piccoli ma spero utili consigli per
per sopravvivere al volo sul mare, sul lago, sul fiume o quello che è, insomma. Ma il quarto e più importante consiglio è sempre quello di accendere il cervello prima di volare. Volate prima che con il radiocomando, con il cervello. Valutate con attenzione prima di ogni volo le condizioni attorno a voi. Tra l'altro siamo già a metà maggio circa e se dovesse ripetersi quello che è successo gli anni scorsi, beh, per fine mese dovrebbero arrivare i divieti di sorvolo sulla costa. Comunque vi aggiornerò su questo argomento in un video dedicato. Ok ragazzi, ora però voglio sapere la vostra opinione su questo argomento. Vi è mai successo di perdere un drone sul mare o comunque sull'acqua? Avete delle esperienze in tal senso? Beh, parliamone qui sotto nei commenti, dite la vostra e per qualsiasi domanda, dubbio, quello che è, fatemelo sapere lasciando un bel commento. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente e gratuitamente con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E questo è davvero tutto, volate sempre in sicurezza e accendete il cervello prima del vostro drone e noi ora ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre a cui vogliate, sempre qui su Addix e su Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!